Ciao a tutti amici del Sagittario, inizio un po' diverso, così passiamo subito alla lettura. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la seconda metà di agosto 2023. E abbiamo la carta della temperanza, amici del Sagittario. Si parla di un momento di guarigione quando c'è la carta della temperanza, un momento di riequilibrio delle proprie energie mentali ed emotive. È una carta che comunque parla di pazienza e in qualche modo è collegata con il divino, è rappresentata comunque da un angelo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le energie sono generali, se non risuona nulla potete anche ascoltare un'altra delle letture tra l'ascendente, il segno lunare o Venere. L'unico modo di contattarmi è l'indirizzo email che vedete qui e anche nella descrizione. Partiamo con un 6 di denari, un 10 di denari, quindi carte direi amici del Sagittario di forte abbondanza, di generosità, proprio abbondanza economica, abbondanza di situazioni, di tempo, di materialità, anche di persone. Parla comunque di un certo tipo di concretezza e unione familiare. Abbiamo poi anche il 10 di bastoni, quindi avete due 10 uno in fila all'altro e poi c'è un asso tra l'altro. Quindi ho come l'idea che ci sia qualche cosa che dobbiate lasciare andare con queste due carte, perché il 10 di bastoni è sempre una, io lo chiamo una carta di scarico responsabilità, ok? È come se voleste togliervi dei pesi da dosso. Però è come se ci fosse una sorta di fatica con questo asso di bastoni a fare un certo tipo di movimento, a fare un certo tipo di azione. Di qua poi abbiamo il sole, l'asso di spade, un 2 di coppe e un 9 di coppe, niente male, perché partiamo con un'abbondanza economica e terminiamo con un'abbondanza emotiva. Quindi direi che tutto sommato, amici del Sagittario, le cose in questa seconda parte di agosto vanno piuttosto bene. Va bene, andiamo a vedere carta per carta. Ricominciamo con il 6 di denari. Abbiamo un appeso al contrario e una regina di spade. Quindi è come se ci fosse stato uno sblocco di qualche situazione, magari monetaria, per qualcuno, perché sia la temperanza parla di riportare in equilibrio, ma anche il 6 di denari è una carta che riporta l'equilibrio. Può essere che ci sia stato una sorta di taglio, qui abbiamo una regina di spade, potreste essere voi, potrebbe essere una persona vicino a voi, però è come se questo tagliare con quello che non serve o fare un programma o essere rigidi per certi aspetti all'interno di questa situazione o relazione abbia dato l'input per uno sblocco. Vi dirò, il 6 di denari è sempre una carta di apertura, di generosità, è una carta di abbondanza, appunto, ma soprattutto di apertura verso gli altri. Andiamo a vedere questo 10 di denari. Abbiamo un 2 di spade, un 9 di coppe e la regina di denari. È interessante perché il 9 di coppe ce l'avete sia qui che qui alla fine, però alla fine è, diciamo, dritto, mentre qui è girato al contrario. Ho come l'idea che a livello pratico, a livello materiale, abbiate tutto quello che vi serva per essere felici, ma c'è una sorta di mancanza o carenza a livello affettivo. Può essere dovuta da queste troppe responsabilità. La regina di denari è sempre una di quelle energie che si occupa al 100% di tutto quello che è la quotidianità, l'organizzazione all'interno di una casa, l'organizzazione dei figli, l'educazione, si occupa del nutrimento. È come se ci fosse qualche cosa legato a questo tipo di ruolo che ad un certo punto inizia a pesarvi perché non vi fa sentire completamente appagati dentro. Magari siete riconosciuti, magari vi sentite parte di un gruppo, c'è una sorta di stabilità e unità familiare, però manca qualcosa. Andiamo a vedere questo 10 di bastoni. Può essere anche
una famiglia intesa come gruppo lavorativo, ok? Il 10 di pentacoli parla sempre di gruppi grandi, quindi o famiglie allargate o gruppi lavorativi. Ho come la sensazione che qualcuno voglia lasciarsi indietro qualche tipo di distanza, qualche tipo di collaborazione potrebbe essere, o qualche tipo di questione legata al passato. Per qualcuno ho come l'idea, ehm, è come se ci fosse una parte, di voi che rifiuta, diciamo così, il doversi occupare dei figli del vostro partner o della vostra partner. Ho come una sensazione di reticenza in questo senso, non perché non vogliate farlo, ma perché il carico sta diventando eccessivo. Probabilmente, il partner si appoggia tanto a voi ed è come se ci fosse un no, basta. Alla fine non sono figli miei, quindi è giusto che tu ti occupi, per quello che ti riguarda, insomma, dell'educazione dei tuoi figli. Ho come questa sensazione. Se non sono figli potrebbero essere sottoposti, quindi dipendenti, quindi potrebbe esserci un discorso di formazione del personale qui. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, ragazzi. 10 di coppe, re di bastoni al contrario e 7 di spade. C'è qualcosa con questo 7 di spade che vi impedisce di agire, mi viene da dire. Tenete presente che 7 di spade sono o delle bugie che vi autoraccontate o delle bugie che vi raccontano. Andiamo a vedere il sole. Ho come l'idea che qualcuno eviti di agire per non incrinare gli equilibri di famiglia o eviti di dire qualcosa o di cambiare appunto le dinamiche proprio per non incrinare gli equilibri di famiglia. Allora, il sole è spiegato da un 5 di spade, un 8 di coppe, un 2 di bastoni e il giudizio al contrario. Allora, qui ho la sensazione che qualcuno voglia proprio prendere, partire, andare, fare. Il sole è una carta di movimento, di azione, quello che qui non si riesce a fare nella seconda parte della lettura è un po' come se arrivasse l'impulso per poter fare qualcosa, è una carta di crescita e di abbondanza. Fate attenzione ragazzi alle questioni egoiche, perché qui c'è ancora qualche cosa che non vedete, probabilmente per questo 7 di spade. Andiamo a vedere l'asso di spade perché qui qualche cosa viene a galla e potrebbe proprio essere quello che ha a che vedere con il 7 di spade. Andiamo a vedere. 8 di pentacoli e 4 e 4 di coppe. Ho come la sensazione che potrebbero esserci delle novità a livello lavorativo o delle possibilità che voi in realtà non state tanto valutando, o meglio, non valuterete tanto. Può essere una verità sul mondo del lavoro che non vedete, perché comunque quando c'è il sole si parla anche in certo modo di ingenuità, perché il sole fa riferimento ai bambini. I bambini sono quel carattere ingenuo, fresco, curioso, che si fanno prendere dall'impulso e vanno, non hanno molto raziocinio. E qui con l'asso di spade è proprio quello che vi dicono, metteteci la ragione, selezionate i pensieri. Vedete che in questo mazzo è carino perché fa vedere che c'è un nodo dietro, i fili sarebbero i pensieri, formano un nodo, quindi qui con la spada si taglia questo nodo che si è formato nella mente, in un certo senso si mettono in ordine i pensieri. Allora potrebbe essere o il trovare un nuovo scopo nella vostra vita, un nuovo modo di lavorare, un nuovo tipo di lavoro,
qualche cosa che magari voi adesso non state ancora considerando. Potrebbe essere sì qualche cosa legato ai bambini, qualche cosa legato... Ragazzi, la temperanza parla di pazienza e parla di pazienti, ok? La parola paziente deriva da pazientare. Potrebbe esserci qualche lavoro magari legato agli ospedali o ai bambini che sono in ospedale, perché comunque la temperanza è anche una carta che fa riferimento alle arti, all'arte, proprio all'acqua, alla guarigione, alla pulizia, quindi non lo so, magari per qualcuno risuona. Andiamo a vedere questo due di coppe. Per qualcuno invece vi dirò che nel caso ci fosse questo super carico a causa dei bambini degli altri, non è escluso che nonostante questo non riusciate a dare un taglio, a riorganizzare, meglio detto, gli impegni, magari con qualche difficoltà, visto il 5 di spade, però riuscirete a trovare il tempo per iniziare a pensare un po' di più a voi, di nuovo, diciamo, a riprendervi la vostra quotidianità. Andiamo a vedere il due di coppe, perché il due di coppe è una carta che parla di accordi. 7 di bastoni, 3 di coppe e cavaliere di pentacoli. Ragazzi, io sento che qui è come dare un ultimatum, è come, cioè, ma in senso positivo, il trovare un accordo, smettere di lottare da soli, ok? Difatti poi alla fine terminiamo con un bellissimo 9 di coppe, che è la carta dell'appagamento, è la carta del sogno compiuto, vi dirò. Quindi è una carta che parla di qualcuno che ha raggiunto a livello emotivo il proprio appagamento. È la carta prima del 10 di coppe, ok? Quindi sta arrivando anche questa 10 di coppe che qui abbiamo a metà lettura. Se ragazzi, se siete single, ma ho già pubblicato le letture dei single, le potete integrare con questa, però ho come la sensazione che potrebbe esserci qualche amicizia che magari è nata nel mondo del lavoro, che in qualche modo potrebbe rivelarsi qualche cosa in più, o meglio, c'è una persona che voi conoscete, che reputate amico o amica, ma secondo me potrebbe poi ad un certo punto trasformarsi in qualche cosa di un po' più profondo. Tenete presente che l'asso di spade è una verità che viene a galla, eh? E qui abbiamo qualche verità nascosta. Quindi diciamo che alla fine di agosto, ragazzi, potrebbe venire fuori qualche cosa di interessante. Fatemelo poi sapere nei commenti. Allora, andiamo a vedere ancora un oracolo. Ok. Carta numero 6. Allora, ragazzi, è una carta, innanzitutto è una figura bellissima perché rappresenta la notte, la luna, le nuvole, i pensieri. Parla dei cicli della vita. Giustamente qui c'è ancora qualche cosa che non vedete, ok? E che fa fatica a partire, che fate fatica a lasciare andare, però è un po' come se vi ricordasse che la vita funziona a cicli, c'è qualche cosa che entra nella nostra vita, ok? Poi arriva il momento di apice, arriva il momento di down e il momento di fine fondamentalmente. Parla di notti magiche. Qui ho come la sensazione che vi dicano di tenere il terzo occhio aperto in un certo senso, perché è come se potessero arrivare come delle canalizzazioni, perché qui parla di incroci, di lasciare andare, quindi bisogna cercare di capire quali schemi di comportamento lasciare andare, ok? Per iniziare a dedicarsi un po' di più a se stessi o un po' di più ai propri progetti, insomma, al proprio lavoro.
Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, potete farmelo sapere con un like, con un commento, con la vostra iscrizione, se avete piacere potete anche condividere, fare una donazione o abbonarvi. Con l'abbonamento avete accesso ai video di crescita personale e crescita spirituale, che sono video tecnici, piuttosto tecnici. Va bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!